Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Questa settimana vi porto la recensione di un tool veramente importante per praticamente tutti. Perché? Vi porto la recensione del libro Invisible Speed di Joseph Quagrain. Bene, avrete visto, per chi mi segue su Instagram, che qualche settimana fa avevo postato una foto mentre stavo cominciando a leggere questo libro e ho detto che non mi sarei espresso fin quando non avessi finito di leggerlo, e ho finito di leggerlo. Quindi ho finito di leggerlo in inglese e ragazzi, a mio modesto parere, è fatto veramente veramente bene. O meglio, era qualcosa che non esisteva. Oh, troppo veloce. Sigla. In che senso non esisteva? C'erano tanti manuali di setup, l'avevo fatto anche RCM probabilmente qualche decennio fa, l'aveva fatto qualcuno online buttato là. Questo ragazzi serve per tutte le categorie, ma con uno sguardo particolarissimo verso il buggy. Sapete che il setup nel buggy è qualcosa di più complesso, diciamo, che nelle altre categorie, cioè non è mai una scienza esatta ed è analizzato tutto veramente veramente bene. C'è anche un po' d'Italia in questo libro perché il design della copertina è stato fatto dal buon Maugrafix e infatti vedete il logo è veramente veramente bello. Il libro è pieno di illustrazioni che spiegano ciò che lui sta descrivendo attraverso i contenuti. È veramente complicato a parer mio da leggere in inglese perché ci sono tantissime note tecniche particolari che comportano seria difficoltà. Ho dovuto usare svariate volte il traduttore e molte volte anche con il traduttore non si riesce perfettamente a comprendere se non si pone all'interno della frase e del concetto quello che lui vuol dire. Quindi io partivo già da una conoscenza non proprio a zero per quanto riguarda il setup, quindi molte volte ho capito quello che lui intendeva in lingua inglese attraverso la mia conoscenza riportata su ciò che stava esplicando il discorso praticamente. Quindi per chi non conosce bene, anzi molto bene l'inglese, sconsiglio di acquistarlo in lingua madre. Ma l'altra cosa che vi posso dire è che sono cominciate le prevendite della traduzione in italiano che sarà curata da me. Quindi farò la traduzione in italiano del libro riportando esattamente ciò che lui scrive nel libro. Io ho trovato spunti veramente interessanti sotto tantissimi punti di vista perché ogni cosa, ogni concetto non è analizzato semplicemente su, ad esempio, faccio questa modifica alla macchina e mi porterà a questo, questo e questo. Ti dice perché quella modifica fa fare alla macchina quelle cose. Quindi è anche interessante dal punto di vista proprio dinamico della cosa. Io mi trovo d'accordo praticamente sul 95% del libro, ci sono anche alcuni parametri, alcuni aspetti che non condivido o almeno dalle mie esperienze, dalle mie prove, non sono esattamente per il mio feeling come lui ha descritto nel libro, ma ragazzi, la maggior parte delle cose sono fatte veramente bene, soprattutto note sui centri di rollio e su tutta la parte baricentro della macchina, rollio della macchina, recupero del camber, insomma tutti questi aspetti che noi bughisti non dico sorvoliamo perché non è vero, ma comunque tendiamo a posizionarli in un modo e a modificare, a fare soltanto piccole modifiche in relazione a qualche buco in alto o in basso, magari solo da una parte. Invece lui analizza proprio tutti gli aspetti, quindi ad esempio il camber link posteriore, se tutto il link lo spostiamo totalmente tutto in alto, totalmente tutto in basso, fa diverse analisi
approfondite su varie modifiche e soprattutto quando ci sono le modifiche doppie. Perché? Ad esempio, vi faccio subito un esempio particolare. Sul passo della macchina, quindi l'interasse, quindi solitamente noi lo spostiamo in due modi, o attraverso lo spostamento del braccio, quindi totalmente tutto il braccio in avanti, ma ci sono pochissime macchine che hanno questo tipo di regolazione dal braccetto, mentre la maggior parte delle volte è spostando il barilotto posteriore più avanti o più indietro sul pernio di scorrimento in basso attraverso vari spessori. Ad esempio sulla Kyosho ne abbiamo 5, ne abbiamo 3, 2 da 2 mm e uno da 1 mm. Ecco, quando noi spostiamo il passo della macchina, crediamo di spostare il passo, in realtà stiamo facendo ben 3 modifiche. Per esempio, stiamo modificando l'inclinazione degli omocinetici rispetto all'asse del differenziale, praticamente, quindi al senso di scorrimento del differenziale, perché chiaramente se andiamo a accorciare il passo gli omocinetici saranno più inclinati verso l'anteriore e nel contempo stiamo andando a spostare totalmente tutti i pesi indietro. Chiaramente questo è nell'esempio di accorciare il passo della macchina praticamente. Quindi stiamo facendo una sola modifica modificando ben 3 cose, quindi disposizione dei pesi, inclinazione dei cardani e ovviamente anche il passo della macchina. E questo comporta varie processi mentali per i quali magari noi ci aspettiamo una reazione da quella modifica e invece ne abbiamo un'altra. Quindi sono analizzate, non vi voglio anticipare tutto il libro, sono analizzate nel dettaglio tutti questi aspetti che magari noi tralasciamo nella maggior parte dei casi e sinceramente mi ha colpito proprio questa chiarezza. Per chi conosce Joseph Quagrin sa che è un bravissimo pilota e ovviamente da diversi anni ormai anche progettista e aveva un marchio suo chiamato JQ che adesso non credo che abbia portato avanti dalle notizie che so io, ma è parte integrante di un nuovo progetto, di una nuova macchina che ancora non abbiamo neanche visto uscire, che si chiama Mayako. Quindi lui ha anche, diciamo, il knowledge, la conoscenza per poter, diciamo, parlare con senso di queste cose, insomma. Quindi il mio consiglio è compratelo. Compratelo perché può far bene veramente a tutti, non soltanto a chi comincia, ma veramente anche a chi ha già molta esperienza. Perché, ripeto, ho trovato tantissimi spunti di riflessione, spunti interessanti anche io. E il prezzo è un po' alto a detta di tutti voi. In realtà, ragazzi, se ci pensate, nell'RC la cifra che costa il libro non equivale neanche all'acquisto di 2 treni di gomme, quindi di un'ora di divertimento se andiamo su una pista molto abrasiva. Se andiamo su una pista non abrasiva, di 3 ore di divertimento. Qua invece avrete un manuale che vi aiuterà a prendere le decisioni corrette quando realmente conta, quindi migliorare la vostra macchina in gara e ovviamente anche negli allenamenti. Migliorarla sapendo quello che si fa, non agendo empiricamente. Quindi tratta praticamente tutta la parte di setup meno il motore. E riguardo all'acquisto, chi acquisterà il libro avrà anche l'accesso a tutta una serie di file Excel che sono come delle quick guide, quindi delle guide molto veloci, molto intuitive su cosa modificare in base alle condizioni della pista e su vari, diciamo, schemi Excel molto utili, quelli però in inglese, ma sono capibilissimi anche attraverso Google Translator, visto che ce l'avete sul computer, gli Excel, quindi potete tranquillamente utilizzare Google Translator e riuscirete veramente a vedere le cose sotto un altro punto di vista. Inoltre, ragazzi, pensate, ok, il libro costa caro, ma la tiratura che può avere un libro che riguarda il modellismo e soprattutto che riguarda il buggy, chiaramente non può essere come un best seller di libro venduto normalmente nelle librerie, quindi è chiaro che debba costare di più perché ovviamente ne venderà molti meno. E ciò nonostante ho visto un post qualche
giorno fa, dove era arrivato praticamente a 1000 copie. Quindi insomma, io credo che 1000 copie siano un ottimo risultato per un libro di questo tipo. E ragazzi, non so che dire di più. Ovviamente vi devo dire anche un'altra nota che vi farà sorridere, ma nel libro ci sono anche io, incredibile, e io non lo sapevo. Infatti è stata una sorpresa, mentre andavo a tradurre ho visto la foto della mia macchina e quindi insomma, io ragazzi, a me è piaciuto tantissimo. Chi avesse intenzione di acquistarlo, vi lascio tutti i link sotto in descrizione e sappiate che in questo momento è in prevendita, ma praticamente io ho già finito la traduzione e quindi gliela consegnerò e lui andrà in stampa a brevissimo. Quindi ragazzi, ho fatto una full immersion impressionante perché sono praticamente 107, 8, 9, 109, 110 pagine tonde praticamente, che vi preannuncio già che in italiano saranno molte di più, perché ovviamente l'inglese è una lingua molto più corta in pratica per esplicare i concetti, mentre l'italiano purtroppo è una lingua complessa e quindi il libro è venuto più lungo di quello che è la versione in inglese. Bene ragazzi, ancora una volta spero di esservi rimasto utile con questa recensione. Se lo aveste acquistato, l'aveste letto e non vi fosse piaciuto per qualunque ragione, scrivetemi nei commenti perché vorrei sapere anche la vostra opinione. Penso che sia pressoché impossibile, ad ogni modo sono qua. Ragazzi, qualunque domanda, sito internet fabrizioteghesi.com, pagina Facebook Fabrizio Teghesi RC o Instagram fteghesi_RC. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un altro video. Ciao!